Ragazzi, da questa prima immagine state già capendo cosa succederà su questo canale. Ebbene, una serie di video, saranno tanti, che renderanno questa macchina da macchinina elettrica con batteria al piombo, ebbene sarà completamente modificata e diventerà un'auto con le batterie litio-ferro-fosfato. Ragazzi, l'avete visto dall'immagine che vi ha attratto, quella iniziale, sta partendo su questo canale una nuova serie di video, un nuovo progetto che riguarda le auto elettriche. Ebbene, dovevo stabilire, partiamo dalla Tesla? No, non ce l'ho, e poi costa tanto. E allora sono partito da questa macchinina, questa mini car elettrica, fantastica ragazzi, veramente bella, nuova, costava una cifra mai comprabile, eppure io l'ho avuta da un caro amico del canale di Matera, che ringrazio, e praticamente l'ho pagata poco e sarà trasformata, ci sarà tanto impegno su quest'auto e vedremo step by step dove voglio arrivare. Chiaramente è una mini car, quindi con targa quadrata, è un'auto che va a una velocità massima di 50 km orari e all'interno ha 4 batterie da 12 volt, quindi è un'auto che funziona a 48 volt. Questo mi ha attratto ragazzi, perché? Perché sarà caricata dal fotovoltaico e saranno fatte delle modifiche e porterò le batterie invece delle 100 A 12 volt di serie, posizionerò 15 kWh, anzi forse quasi 16 perché userò le batterie, le nuove che arrivano adesso a fine maggio della Mani, che sono da circa 300 ampere, quindi avremo oltre 15 kWh. Ebbene, con le batterie di serie da 100 ampere piombo, che come ben sapete possono essere utilizzate al 50%, la trasformazione in 15 kWh con batterie litio-ferro-fosfato porterà l'autonomia a circa 400 km. Ora la sfida è proprio questa, portare un'auto così piccola, così insignificante, così da divertimento, così da città, chiaramente non è che possiamo andare in autostrada, neanche in superstrada, è un'auto da città e non vogliamo farci 400 km, ma se andiamo a lavorare, la usiamo tutta la settimana, torniamo il sabato o la domenica, l'attacchiamo al fotovoltaico e lei si ricaricherà. Abbiamo una settimana di autonomia senza doverla continuamente metterla in plug, così come si dice. Non ha bisogno dei wall box eccetera perché viene caricata con un alimentatore interno da 15 ampere che caricherà completamente la batteria nelle ore che ci vorranno. La lasciamo attaccata lì e preleverà tutta la corrente gratuita dal nostro fotovoltaico. Quindi avremo un'auto, una mini car elettrica, carina anche devo dire, e vedrete tutte le trasformazioni. Ci saranno trasformazioni estetiche, ci saranno poi trasformazioni sostanziali, oltre che la capacità metterò dei fari di profondità. Nel cofano ci saranno delle sorprese, tra cui un generatore portatile, quindi diventerà un'auto d'emergenza, un'auto cittadina e un'auto di emergenza. Ci saranno alcuni comfort, dopo ve li spiegherò strada facendo, e poi la sorpresa finale ragazzi, quest'auto sarà modificata affinché questi 15 kWh, quando arriviamo in baita, quando arriviamo nella nostra casettina, l'attaccheremo alla casa e alimenteremo la casa con le batterie di quest'auto. Quindi ragazzi è un piccolo mezzo, versatile, semplice, paga una ridotta assicurazione classica delle minicar, tanta efficienza, tanti chilometri, tanta autonomia, velocità massima 50 km orari. Quindi ovviamente questa serie di video riguarda proprio il survival con questa minicar che poi diventerà un accumulo da utilizzare nella nostra abitazione. E ragazzi parliamo di 15 kWh. Quindi noi potremmo avere, attenzione, mi spiego bene, la macchina che tornati dal lavoro alimentiamo la casa e quando siamo via la alimentiamo in un altro modo. Tutti questi dettagli li vediamo in questa serie di video partendo dall'inizio, cioè il ritiro dell'auto, la consegna, un po' di pulizia, un po' di informazioni generali e ci vediamo fra 4 secondi. Intanto iscrivetevi al canale. Buona visione!
Ed ecco ragazzi la macchinina scaricata dal furgone. Le condizioni sono quelle di un'auto che è rimasta per anni veramente sotto le intemperie, sotto le piante. È carina, molto particolare, come potete ben vedere. E come dicevo, anche il cofano posteriore, vedete, molto ampio, devo dire molto ampio. Tutto chiaramente da pulire, da scrostare, eccetera, eccetera, eccetera. L'interno, questa cellula di alluminio è fantastica. E questo è l'interno, tutto ovviamente da sistemare. Vediamo ragazzi che cosa ne uscirà e andiamo avanti video per video cercando di capire qual è il miglior tuning per quest'auto. Ragazzi, qua sotto i sedili ci sono le batterie al piombo che saranno ovviamente modificate. Adesso invece andrò di idropulitrice per scrostare veramente tutto gli interni e gli esterni. Ragazzi, qua di lavoro ce n'è veramente tanto da fare. Ebbene, così sia. Bene ragazzi, secondo il vecchio detto che la pulizia fa male solo alle tasche, ho cominciato ad aspirare tutti gli interni e il cofano e adesso la macchina ha già preso un'impronta diversa. Il cofano ragazzi è veramente grande e siamo oltre i 200 litri di capienza. Una volta tolta tutta la scocca, la carrozzeria, con la pistola termica si procede a togliere quelle che sono le pellicole pubblicitarie adesive, ormai ovviamente vecchissime, e poi si verificherà lo stato della vernice in generale. Qua sarà chiaramente poi da verniciare, stuccare, insomma vediamo quale sarà la soluzione migliore. Piano piano i lavori procedono e devo dire che questo nero originale non era male. Queste sono le sue gomme che oramai dopo anni sono seccate, quindi non sono più idonee neanche a fare il loro lavoro su strada sia in frenatura che in andatura. Ecco perché ho acquistato le 4 gomme nuove che andrò a posizionare al posto di queste vecchie. Chiaramente il costo di 4 gomme per la minicar sono esattamente uguali a quelle che potrebbero essere le gomme di un'auto normale. Che dire ragazzi, le gomme erano ferme da anni, quindi le ho sostituite perché le gomme invecchiano nel tempo, diventano, come si dice in gergo, secche e quindi poi la frenata diventa meno efficiente, si rischia di slittare. Allora ho preso delle gomme nuove, buone, avete visto i cerchi, sono cerchi in lega, ha i freni a disco anteriori, insomma nel suo piccolo è fatta veramente bene. Una volta smontato praticamente tutto il davanti, quindi chiamiamola carrozzeria, lo spoiler, insomma il muso, quello che dava l'estetica a questa piccola auto, sono andato a revisionare tutto l'impianto elettrico, compreso ovviamente la pulizia e la lucidatura dei fari, che sono carini, visto che sono cromati. A questo punto ho visto se c'era qualche falso contatto, ho ripristinato tutti i liquidi controllando che non ci fossero perdite. Questo è quello dell'acqua calda, quindi del radiatorino elettrico. Questo è esattamente il riscaldatore elettrico, poi vedremo alcuni dettagli. Questo invece è acqua tergicristallo e poi ovviamente lì c'è la pompa dei freni con relativo olio. Insomma una macchinina che tutto sommato ha un suo perché. Questa la vedete, chiaramente adesso c'è da sostituire anche delle parti meccaniche, come ad esempio queste cuffie dello sterzo, vedete? Queste qua, ecco, questa è praticamente lacerata dal tempo e andrà completamente sostituita.
Tra le caratteristiche tecniche di quest'auto, ragazzi, l'ho detto all'inizio, ha 4 batterie da 12 volts da 100 Ah. Utilizzate il 50%, abbiamo 50 Ah per 48, 50, 54 volt e quindi abbiamo veramente un utilizzo di circa 2 kW, 2 kW e 2 di queste batterie che hanno molta meno efficienza e nel tempo invecchiano. Posizionando le batterie della Mani, ragazzi, il livello cambia totalmente e diventa una macchina veramente che ha possibilità di fare tanti chilometri. Come ho detto all'inizio, non è da utilizzare per fare un viaggio da qua in Puglia, ma è da, se no 50 all'ora veramente stancante, ma possiamo fare ciò che vogliamo, sia in emergenza che invece nella circolazione cittadina per recarci a fare la spesa sul posto di lavoro, divertirci sul lungomare qua, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda le luci, ovviamente sono lampadine a filamento classiche 12 volt alimentate dalla batteria, diciamo, chiamiamola dei servizi a questo punto, quella piccola, e vi faccio vedere la differenza tra posizioni e anabaglianti, che praticamente è abbastanza simile. Questo anabagliante sarà sostituito con un LED potente e anche quella di posizioni sarà sostituita con una piccola lampadina a LED a luce bianca. Queste sono le luci LED che saranno montate insieme a quelle, diciamo quelle di serie le lasciamo, e queste saranno quelle di profondità che saranno montate con l'interruttore a parte. Ebbene ragazzi, queste sono potentissime. Queste hanno praticamente un'ampiezza, una profondità che è micidiale. Dopo le vedrete montate, farò un giro anche in notturna dove potete ben vedere la potenza che sviluppano queste. Adesso sto decidendo dove montarle, se nella zona superiore dell'auto o affiancate a quest'altre, quindi più basse. Questi hanno la loro dissipazione, è tutta una scocca in alluminio e sono veramente, cioè, di un certo livello. Un'altra caratteristica bella di quest'auto è che c'è il recupero di energia, cioè il momento in cui andiamo in escursione qua sulla Maiella, sul Gran Sasso, ci divertiamo un attimino, tutta la discesa che facciamo, lei recupererà dal motore l'energia e la reinserirà nelle batterie. Questa è una cosa veramente spettacolare. In una macchina così piccola questa funzione è anche utile perché già ci agevola col freno. Quando lasciamo l'acceleratore immediatamente sentiamo già l'attrito e il freno motore che va a ricaricare le batterie. Sembra una scemata, sembra una cosa di piccolo livello, invece ha una sua importanza sotto il profilo energetico, chiamiamolo così. Ebbene, il motore, ragazzi, è un motore da 4 kW, nulla di potente, però sulla breccia sgomma, questo mi ha stupito, e ha una ripresa che è significativa. Poi immediatamente arriva a 50 km/h e lì sembra che ci sia come un limitatore che la fa andare a questa velocità. Vi dico una cosa, su questo canale parlo solo e sempre di aspetti tecnici, quindi non fatemi nei commenti domande legate alle autorizzazioni, la circolazione, i trapassi, le revisioni, eccetera, perché se dovessi trattare, come nel fotovoltaico, tutte le burocrazie, ci vorrebbero 2 canali paralleli a questi, ma quello che mi interessa è aiutare tutti voi a produrre la vostra corrente, quindi non voglio perdermi, anche se è fondamentale che voi lo verifichiate, lo facciate, lo calcolate, perché la legge va rispettata, le norme vanno rispettate e quant'altro. Avvaletevi sempre di esperti, se pigliate un'auto così valutate bene che cosa fare, perché è sempre comunque un mezzo che circola in strada, non vogliamo far male a noi stessi, agli altri in primis, e rovinare anche i nostri mezzi meccanici. Andiamo avanti, ragazzi. All'interno del cruscotto troviamo il caricabatterie da 15 A, 48 volt. Questo è un prodotto eccezionale che lascerà ovviamente funzionare, funzionerà bene anche per le LiFePO 4. All'esterno vediamo questo foro per la predisposizione di uno strumento al quale installerò questo, che è praticamente un misuratore di livello di batteria da 0 a 10, vedete, e praticamente andrò a vedere in tempo reale in che stato si trova la batteria. Sotto molto interessante anche le ore, cioè le ore di utilizzo mi danno un'indicazione ovviamente generica sul comportamento della batteria in termini di tempo. Tutto questo sarà installato e poi chiuderemo il cruscotto.
Ed ecco lo strumento perfettamente funzionante, in questo momento sta segnando proprio la carica in ingresso, mentre fa una salita continua da 0 a piena carica, a 1, e qui da 15 A dell'alimentatore siamo adesso a 4,1, batteria ancora sul rosso, a breve passeranno sull'arancione, poi sul verde a segnalare proprio la carica totale. Lì ci sarà il mantenimento di queste batterie al piombo, come già detto, sostituibili, che saranno sostituite a breve dalle LiFePO 4. Arrivata la carica si ferma su 1 pieno, qui siamo a 1 A,2 e siamo sull'arancione, fra 0,2 e 0,3. Quando scende sotto 1 A, questo caricabatterie segnala il verde nella parte finale della carica e fa un mantenimento di circa 0,5 A. Tra le caratteristiche, ragazzi, tettuccio che ti fa vedere il sole, la parte posteriore è oscurata, quindi molto di comfort, spaziosa, 2 laterali ci stanno benissimo. Avete già visto che ho fatto qualche modifica, come il posizionamento che non c'era di quello che è una scala di LED che mi misura un po' all'incirca quanto si trova la batteria. Nel tempo vedrete altre modifiche, metteremo allora tutti i vari... Non vorrei anticiparvelo, però lì vorrei mettere veramente il display con tanti e tanti accessori collegati. Insomma, questa macchina deve diventare una macchinina elettrica molto tecnologica e funzionale. Una cosa che non mi aspettavo di una macchina così, ragazzi, è che ha il riscaldamento. Sedetevi, ha il riscaldamento. Come avviene questo riscaldamento? Ebbene, ha un serbatoio di acqua di 2 litri con una resistenza di 2 kW. Quando accendiamo parte la resistenza e la ventola. Io non ci credevo. In 3 minuti contati, i 2 litri sono già caldi, parte la ventola e abbiamo l'abitacolo. Possiamo circolare in inverno, perché questa è sempre una problematica da risolvere quando siamo in inverno su queste mini car di tipologia un po' vecchia, quelle moderne ovviamente no. Ebbene, 2 kW, sì, chiaro, perdiamo l'autonomia se dobbiamo aggiungere ai 4 kW del motore i 2 kW. Quindi la domanda che vi state facendo è: ma quindi Gianni, come facciamo a gestire tutti questi relay, queste potenze? Cosa metterà il BMS, l'Elerix? Ebbene, questo sarà quello che vedrete, le sorprese che vedrete man mano che andiamo avanti. Una cosa che ci tengo a dire, ragazzi, è che il wrapping è molto bello, è piacevole, si fanno oggi macchine anche di lusso, è molto resistente, caldo, freddo, però se in fai da te dovete toglierlo, ti penti di averlo messo, perché chiaramente non avendo strumentazioni classiche dei carrozzieri eccetera, star lì a togliere tutta questa plastica adesiva è stata dura, è stata un'impresa a lungo termine. Alla fine l'abbiamo tolto, la carrozzeria non è messa male, va un po' stuccata, in certi momenti va corretto eccetera, ed è quello che farò nel proseguo. La lascerò così, nero argento, bellina, elegante. Ecco, ragazzi, come si presenta la mini car elettrica dopo aver tolto tutto il wrapping, che veramente si era staccato, scollato, era proprio brutto. Così invece nera e argento, carinissima, e tettuccio scuro in vetro, ottimo, 2 ampi posti interni, niente male. Chiaramente adesso è tutta da pulire, da modificare, cofano anche capiente, insomma un bel mezzo per girare e per avere anche la comodità di viaggiare in città. Questa gira dappertutto. Nel contempo, con il pacco batteria che sarà posizionato, si darà anche molta longevità ai chilometri, perché passerà veramente dai 60 originali a circa qualcosa meno 400. Chiaramente ritocchi di carrozzeria da fare, non ho intenzione di riverniciarla tutta perché vedo che non è messa male come carrozzeria. E poi bellissimi cerchi in lega, veramente complimenti. Bene, andiamo avanti, ragazzi. L'ho detto all'inizio, ragazzi, diventerà anche una scorta energetica, cioè quando siamo a casa caricata dal sole può diventare sia la batteria primaria di casa che una batteria ausiliare. Quando abbiamo finito il pacco batterie, ebbene ci connettiamo a questa.
Insomma ragazzi, spero che questa serie vi entusiasmi sia a livello personale come cultura, semplicemente per seguire, per acquisire informazioni che possono esservi utili anche nel fotovoltaico, che invece come una serie specifica per dirigere questi sforzi anche sulle vostre minicar, che sono sicuramente più belle, più moderne, nuove, e che attraverso questa serie, che non durerà poco, vi darà tante idee da poter attuare. Non ho ancora parlato di una cosa fondamentale di quest'auto, perché monterò, ve le voglio anticipare tutte perché poi sarà la sorpresa il realizzare tutte queste cose. Qui ci sarà un impianto audio di livello, perché molti di voi non lo sanno, ma nel mio percorso elettronico, elettrico, impiantistico, fotovoltaico, eolico e quant'altro c'è stato anche tutto un sound car di livello. Bene, ci saranno quindi woofer, subwoofer, tweeter, super condensatori per bilanciare le potenze, ci saranno casse con i bus reflex, insomma tutto ciò che serve in un sound di qualità. Ragazzi, è il primo video, ho parlato tanto, vi ho voluto descrivere tanto, non vi ho detto tutto, ci saranno tante altre cose e vi rinnovo l'invito a iscrivervi a questo canale. Grazie di aver visto anche questo video e ci vediamo al prossimo. Buonasera.